Bentornati nel canale, oggi vediamo come realizzare le pettole pugliesi o anche dette pittule. Sono delle frittelle di pasta lievitata deliziose e fragranti che si preparano in Puglia nel periodo natalizio. In particolare si preparano dalle parti del Salento il giorno di San Martino l'11 novembre o dalle parti di Taranto il giorno di Santa Cecilia il 22 novembre, però in genere in tutta la Puglia per la vigilia di Natale, anche se ultimamente le ritroviamo sulle nostre tavole un po' tutto l'anno e quindi inutile dire che sono davvero buone e solitamente vengono servite tra gli antipasti in versione salata oppure a fine pasto come dolce, immerse magari nel vincotto, nel miele o nello zucchero, come vedremo in questa ricetta. Esistono anche un'altra versione con l'aggiunta nell'impasto di patate lesse, noi invece vedremo quella più semplice, ma vi assicuro che è stragustosa. Adesso però basta con le chiacchiere e andiamo a scoprire la ricetta, ma prima sigla! Per fare le pettole pugliesi ci serviranno 300 g di farina tipo 0, 240 g di acqua e poi un cucchiaino di sale, un cucchiaino di olio evo e poi 8 g circa di lievito di birra. Quindi ora iniziamo prendendo il lievito, sciogliendolo nell'acqua, versiamo tutta nella farina, poi aggiungiamo tutto il sale, tutto l'olio e iniziamo a mescolare con una frusta, quindi tutti gli ingredienti insieme. Dobbiamo creare una pastella bella cremosa, senza grumi, quindi mescoliamo finché con la frusta appunto ce lo permette. A un certo punto iniziamo così a sbattere con le mani dal basso verso l'alto, prendiamolo un po' a schiaffi, liberiamo un po' le nostre frustrazioni sulla farina, sbattiamo un po', dobbiamo cercare di incorporare un po' di aria. Ok, così. E adesso copriamo con pellicola e mettiamo a riposare fino a quando viene triplicato il suo volume, più o meno, passeranno un paio di ore. Io lo metto nel forno a luce accesa. Dopo 2-3 ore, ecco qui il nostro impasto bello cremoso. Prendiamo l'acqua con 2 cucchiai, a breve vedremo a cosa serve. E adesso mettiamo l'olio a riscaldare, può essere olio di oliva oppure olio di semi. Dovrà raggiungere circa 170 gradi, con la prova dello stecchino vedremo quando è pronto. Una volta arrivato a temperatura, ecco a cosa serviva il cucchiaio, bagniamolo un po' di acqua e raccogliamo un po' di impasto. E adesso aiutiamoci con l'altro e versiamo una sorta di mini pallina all'interno dell'olio bollente, così. Buttiamo nell'olio, una ricetta davvero semplice da fare a casa e può essere utilizzata come antipasto, come contorno, quindi con i cucchiai andiamo a creare una sorta di mini pallina che si gonfierà subito a contatto con l'olio bollente. Non ne mettiamo tanto nell'olio così la temperatura dell'olio non va a scendere troppo e quindi adesso lasciamole dorare ben bene. Eccole qui, le vado un po' a rigirare per far sì che si vengano tutte dorate e quando sono pronte le vado a mettere in un piatto con un panno carta e adesso così via. Quindi andrò con i cucchiai a raccogliere sempre un po' di impasto e mi aiuto con l'altro nel versarlo nell'olio bollente. Eccole qua, sempre a seconda poi della vostra pentola o padella, io ne vado a mettere 3 o 4 ogni volta. Ci vorranno davvero pochi minuti, quindi non allontanatevi dai fornelli. E adesso le vado a scolare bene bene e a mettere tutte insieme nel piatto. La ricetta, come state vedendo, è davvero veloce da mettere in pratica e abbiamo quasi terminato. Eccole qua. C'è un odore in casa buonissimo, una frittura bella asciutta ed eccole qua, pronte per essere gustate. Quelle salate possiamo anche tagliarle in due e farcirle e vi assicuro che adesso anche quelle diciamo ricoperte di zucchero, così ancora calde, vanno belle girate nello zucchero e saranno buonissime da essere gustate anche dolci in questa versione qui.
e non si conservano per due motivi. La frittura si sa va gustata subito bella calda e poi di solito non avanzano mai. Qui a Bari le chiamiamo pettole o popizze e da voi? Fateci sapere qui nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e seguirci anche su Instagram. Al prossimo video, ciao!